Sicuramente la situazione è ancora molto incerta, dunque anche oggi una giornata davvero emozionante, perché niente sembra scontato in questa settimana che abbiamo vissuto, in questi 5 giorni che abbiamo vissuto sulle strade del Tour of the Alps, davvero con un percorso molto ben disegnato, perché è stato davvero interessante quello che abbiamo visto, al di là che noi lo stiamo osservando, lo stiamo studiando per quanto possibile, anche pensando a quelli che potrebbero essere i protagonisti poi sulle strade del Giro d'Italia. Però ecco Stefano, hanno preso un po' di maltempo, anche qualche fiocco di neve alla Passo del Brennero il primo giorno, poi hanno avuto anche la fortuna i corridori e noi di conseguenza di poter disputare un Tour of the Alps baciato dal bel tempo e dal sole, con tappe brevi, è vero, ma ben disegnate, con tante salite, davvero 5 giorni molto interessanti. Il viaggio del Tour of the Alps riparte. Buongiorno a tutti, non vi nascondo che fa sempre un certo effetto riascoltarsi, hanno voluto aprire così questa presentazione ufficiale dell'edizione 2022 di questa corsa che ha raccolto l'eredità prestigiosa del Giro del Trentino, con questo nuovo progetto nato nel 2017 nel segno della collaborazione e della cooperazione euro-regionale fra Trentino, Alto Adige e Tirolo, un progetto molto innovativo, affascinante, interessante, proprio nel segno del ciclismo. Confermata la formula che si è rivelata vincente in questi anni, lo dimostra anche l'elenco dei nomi dei corridori che hanno vinto il Tour of the Alps: Geraint Thomas, Pavel Sivakov, Thibaut Pinot, quest'anno, edizione 2021, Simon Yates, una formula con 5 tappe, 5 giorni di gara, dal 18 al 22 di aprile, in linea con il ciclismo moderno per quanto riguarda il chilometraggio, perché la tappa più lunga sarà di 159 km. E poi l'essenza è nel nome, Tour of the Alps, dunque Alpi, montagne, salite, ce ne saranno tante, senza però delle ascese eccessive. Per esempio non andremo mai oltre quota 2000, privilegiando piuttosto magari la scoperta di nuove vie ciclistiche, anche per valorizzare ulteriormente questi 3 territori che da un punto di vista paesaggistico presentano delle meraviglie assolute, tenendo conto anche della collocazione nel calendario internazionale, perché da un lato siamo nel cuore della campagna del nord con le grandi classiche, dall'altro il Giro che partirà pochi giorni dopo la conclusione del Tour of the Alps. Dunque un progetto, un disegno che andremo a scoprire tra poco, tra pochissimo, insieme, nel segno proprio della modernità del ciclismo. Sala Buzzati, dunque siamo in casa di RCS, la Gazzetta dello Sport, da sempre vicina al Tour of the Alps, e io allora chiamerei sul palco per un saluto il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Pier Bergonzi. Prego. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ma chi era la voce? Chi era quel bravo giornalista che commentava? Sì, giovane soprattutto. Francesco Pancani, che è qui con noi. Grazie Francesco. Grazie a tutti, intanto bello essere qui a presentare questa gara. Lo scorso anno, sapete, per tanti motivi avevamo presentata in smart work, come si dice. La Sala Buzzati è la sala dei grandi eventi per noi della Gazzetta, dei grandi appuntamenti. I più grandi campioni dello sport sono passati di qui, e qui in qualche modo è nato il Tour of the Alps, il Tour of the Alps. 5 anni fa, e da allora la Gazzetta, noi siamo compagni di viaggio di questa corsa orgogliosamente, perché è una grande gara, è una gara che ha anche una grande tradizione alle spalle. Io ho seguito tante edizioni del Giro del Trentino, qui c'è Francesco Moser che almeno una l'ha vinta, protagonista di tantissime altre gare. È una gara straordinaria, una gara importante per noi che seguiamo il ciclismo, perché era un po' il preludio del Giro d'Italia. È diventata ancora più importante, è diventata una gara internazionale anno dopo anno, grazie a Maurizio Evangelista, grazie a tutti quelli che si occupano di questa gara. È diventato un punto di riferimento delle brevi corse a tappe, è un assaggio di grandi giri, di solito ha sempre grandi protagonisti al via. Io penso che proprio queste corse qui siano
le corse che qualificano un paese dal punto di vista organizzativo. Noi della Gazzetta siamo da sempre gli organizzatori del Giro d'Italia, della Milano-Sanremo, del Giro di Lombardia, sappiamo che cosa vuol dire, sappiamo quanto è importante che ci siano altre realtà come questa che facciano crescere il ciclismo. Quindi contento, curioso di vedere quale sarà il percorso di quest'anno. So che organizzare delle corse in Trentino, in Alto Adige, sul Tirolo di solito è una certezza, una sicurezza. Sì, noi siamo compagni di viaggio anche del Trentino, con il Festival di Trento, con tante altre cose, conosciamo la qualità di questa gente, conosciamo la qualità di questi organizzatori, quindi siamo sicuri che anche quest'anno sarà una grande gara e sono curioso di scoprire quali sono le tappe di quest'anno. Grazie a tutti, a presto. Pochi minuti, il microfono se non lo possiamo toccare per questioni Covid. Pochi minuti e le scopriremo insieme, appunto, le tappe di questa edizione 2022 del Tour of the Alps, però adesso, come sempre, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dunque dal trionfo di Simon Yates sulle strade del Tour of the Alps 2021, fra l'altro ricordava Pier Bergonzi l'alto livello di partecipazione, quest'anno erano addirittura 13 le formazioni del World Tour che hanno preso il via al Tour of the Alps e allora in 90 secondi rivediamo il Tour of the Alps edizione 2021. Simon Yates sul podio insieme a Vlasov e Pello Bilbao. Gli applausi davvero per le emozioni che hanno saputo regalarci i corridori. Fra l'altro un altro aspetto secondo me molto interessante è scoprire ogni volta quanto i corridori siano contenti di partecipare a una corsa come il Tour of the Alps, per mille motivi, perché si attraversano dei posti meravigliosi, perché i chilometraggi, pensando al periodo della stagione, non sono eccessivi, perché c'è davvero la possibilità di ottenere risultati pensando anche al prosieguo della stagione. L'obiettivo primo ovviamente è il Giro d'Italia che parte dopo pochi giorni, ma non solo. Dunque è davvero un appuntamento che sta ottenendo un posto sempre più preciso all'interno del calendario internazionale ed è anche una garanzia ovviamente da più di 40 anni, perché formalmente nasce alla fine degli anni 60 il Giro del Trentino, poi ufficialmente la prima edizione nel 79, però è ormai una garanzia nel calendario italiano. E allora oggi non ha potuto essere presente, però ci ha voluto mandare un proprio saluto, e lo vediamo in questo videomessaggio, anche il presidente della Federazione Italiana, Cordiano Dagnoni. Vediamo. Il saluto al Tour of the Alps a cura del presidente Cordiano Dagnoni.
Il Tour of the Alps è ormai diventata una manifestazione internazionale, lo dice anche il nome, già il fatto di trasformare il Giro del Trentino in Tour of the Alps è stato un bel messaggio, un messaggio di andare oltre confine, di unire questo confine che comunque per quello che riguarda il ciclismo non c'è. Ormai è un appuntamento importante per tutte le squadre World Tour che poi si apprestano a partecipare al Giro d'Italia, di fatto è un warm up per quello che è il Giro che sarà nelle settimane a seguire. I vincitori sono di grande spessore, i nomi sono importanti, per cui un grazie all'organizzazione con Giacomo Santini, con Maurizio Evangelista, con tutto il supporto di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, sono tutti personaggi che fanno tanto per il ciclismo e questa organizzazione la portano sempre a livelli di eccellenza. Pertanto noi come federazione siamo solo orgogliosi di avere una gara a tappe così importante in un periodo strategico per il nostro calendario. E come ha ricordato anche il presidente federale Cordiano Dagnoni, davvero periodo strategico nel calendario italiano, ma possiamo dire nel calendario internazionale del ciclismo, questo Tour of the Alps. Ancora qualche minuto prima di entrare nell'aspetto, nel merito tecnico del Tour of the Alps 2022, perché adesso è il momento di coinvolgere anche quelli che insieme ai corridori ovviamente saranno i grandi protagonisti di questa settimana sulle Alpi, ovvero i tre territori, il Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo, riuniti nell'Euregio che porta appunto il loro nome. Allora invito sul palco Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, e poi chiedo perdono già da adesso, ma so che scivolerò sulla pronuncia di questi nomi, Andreas Schurchenthaler, che è il responsabile del PR e degli eventi della IDM Sul Tirolo, e Thomas Rohregger, ex ciclista professionista e ambassador di Tirol Werbung. Dunque, prego, anche così non sbaglio il nome, almeno mi agevola il compito. Buongiorno. Allora, siamo dopo i primi 5 anni, prego, vi potete anche accomodare, dopo i primi 5 anni dunque è arrivato un po' anche il momento di poter fare un primo bilancio, no? Di questo progetto, come ho detto all'inizio, secondo me davvero molto interessante e molto innovativo. Fra questi tre territori, perché fra l'altro mi risulta che è stato creato adesso anche un nuovo progetto che è il gruppo europeo, giusto, di cooperazione territoriale. E allora, per avere la vostra opinione su questo primo bilancio di 5 anni, prima però vorrei ascoltare le parole di Florian Fleps, che è il Managing Director di Tirol Werbung, che oggi appunto anche lui era impossibilitato a raggiungerci qua a Milano, però ha voluto essere presente con questo video messaggio a proposito di un primo bilancio dopo i primi 5 anni di vita del Tour of the Alps. 2017 to 2022. The Tour of the Alps project celebrates its first 5 years. In this short period, this event has developed to one of the most important stage races in the UCI cycling calendar and is a major collaboration project between the three regions of Tirol, Südtirol and Trentino. The fact that the top-ranked pro cycling teams show up every year at the Tour of the Alps shows the high standard and importance of this race. In Tirol, cycling has taken on a pioneering role as cycling in general has become more important for our society as well in terms of economics. With the Tour of the Alps, we have created an effective and visible sign of cooperation in our European region. Through this cycling race, we brought life into this cooperation, which is a great success for the whole region and the European way of living and working together without borders. We want to expand such joint initiatives furthermore with the Euregio Connect Association founded for this purpose. The Tour of the Alps is the ideal start to this and impressively shows how great the desire for mountain and outdoor activities is. We, as the region of Tirol, are very happy to be part of this successful project as one of the founding partners. We are already looking forward to a great Tour of the Alps 2022
with stunning cycling action and beautiful pictures of our area, which will be distributed all over the world. Good luck to the whole team in the next weeks of the preparation for this event. I'm looking forward to seeing you at the Tour of the Alps 2022. Without Borders, senza confini, credo che questo sia l'essenza anche di questo intervento che abbiamo appena ascoltato, perché è vero che per Trentino, Alto Adige, Tirolo, storia, cultura, tradizioni spesso sono comuni, però secondo me la cosa più bella è che viene mantenuto il rispetto ognuno delle proprie peculiarità, delle proprie diversità. Il vostro bilancio di questa prima parte della, speriamo, lunga storia del Tour of the Alps. Sì, fa parte un po' del nostro vivere l'autonomia, no? Come da un lato esaltazione della particolarità, ma nello stesso tempo in una logica di confronto e di alleanza anche con gli altri. Un'autonomia chiusa in se stessa non è un valore per nessuno, un'autonomia invece aperta agli altri può essere davvero un valore per chi vive questi territori, ma anche per chi con questi territori progetta e realizza iniziative. Cerchiamo di metterlo in pratica al nostro meglio sul territorio. Sono molto contento che oggi con me sono qui tante persone che rappresentano le vallate che ospiteranno quest'anno il nostro Tour of the Alps, ma con cui condividiamo anche tanti progetti di sviluppo territoriale. E questa alleanza siamo stati capaci tutti insieme di estenderla a due bellissime regioni con cui condividiamo gran parte della nostra storia, ma con cui condividiamo anche una certa strategia per il futuro, una strategia che vuol vedere questi territori crescere in termini di qualità di vita per i propri cittadini, per le proprie comunità, ma anche per chi li vuole vivere anche per un'unica giornata. E quindi lo sport è uno di questi elementi che ci accomuna. E l'eredità che abbiamo avuto dal Giro del Trentino credo sia stata riposta davvero in ottime mani, perché sia in Tirolo che in Sud Tirolo abbiamo trovato istituzioni e persone che davvero con grande senso di responsabilità stanno portando avanti questo progetto, con l'idea che le due ruote, che la bicicletta è uno stile di vita, ma diventa anche parte della nostra proposta turistica. Certo. E mai come quest'anno ne abbiamo colto davvero i frutti molto molto belli, molto importanti. Ma questa alleanza ha fatto nascere, come ricordavi bene prima Francesco, ha fatto nascere addirittura un GECT, quindi un'istituzione europea che abbiamo voluto creare insieme, che avrà in seno certamente Tour of the Alps, ma che potrà anche far nascere nuove iniziative, nuove attività in campo sportivo, ma forse anche non solo. Quindi gran merito insomma anche a questa iniziativa per aver rafforzato ulteriormente questa alleanza. Quindi il ciclismo, il Tour of the Alps come apripista, appunto, prendendo spunto dallo sport per altri progetti di collaborazione. Però magari del futuro parliamo dopo. Io vorrei ascoltare invece il suo bilancio. Naturalmente anche il nostro bilancio è più che positivo, poi anche per la pronuncia del mio cognome, che è sicuramente difficile. Così Andreas, io la chiamo il signor Andreas, così faccio prima, scusi. No, comunque noi sicuramente come Alto Adige siamo partiti un po' al terzo posto, perché come zona di ciclismo su strada non ci eravamo mai impegnati, per cui ci possiamo sentire anche graziati di trovare due regioni con le quali abbiamo sempre collaborato e confiniamo, che ci hanno portato in pratica in questo senso sicuramente su un altro livello. Lo vediamo da parte del response dei turisti, però anche all'interno, dove ultimamente non facciamo più fatica a trovare luoghi che si candidano per la partenza delle tappe o per l'arrivo, per cui vediamo che tutto questo lavoro degli ultimi anni ha anche portato i frutti. Poi la collaborazione forse ci qualifica anche per le sfide del futuro, che dobbiamo sicuramente in questa piccola regione anche affrontare insieme. Se parliamo sostenibilità, mobilità, tutte le altre sfide del futuro non saremo in grado di affrontarle da soli, per cui lo sport ci ha insegnato che la collaborazione ci porta molto più in avanti che
fare tutto da solo con Maurizio già aveva detto. Perfetto, grazie. No, vorrei adesso coinvolgere un attimo, cambio un secondo la scaletta, vorrei coinvolgere Thomas Fjellreger, che fra l'altro so che è stato anche importantissimo nella realizzazione del progetto mondiale per Innsbruck 2018. Ecco, lo abbiamo già accennato, poi lo vedremo bene nel dettaglio. Una delle particolarità da un punto di vista tecnico del Tour of the Alps è quello di evitare, pensando alla fase anche della stagione e a dove sta andando il ciclismo moderno, le grandi salite, le grandi montagne, magari privilegiando invece la scoperta di nuove salite, anche per permettere a chi si reca in questi 3 territori grazie al ciclismo di apprezzare ancora di più l'ambiente complessivamente. Ecco, questa può essere l'arma vincente del Tour of the Alps. Ma scusa, per me è meglio rispondere in inglese. Anche in tedesco, abbiamo chi traduce. Io no, però insomma. Inglese è meglio per tutti, penso. No, the Tour of the Alps, you know, in our area we have a lot of mountains. There are a lot of climbers, yeah, it's the Overture to the Giro d'Italia, and that's why it's very important to have a look for new challenging routes. It needs to be a big challenge for the riders, as we can see here, Simon Yates in the last year's edition. We have famous mountains, the Kitzbühler Horn, the Großglockner, yeah, but we want to show all of our beautiful area, Trentino, Südtirol and Tirolo, and that's why I'm very happy to be part already since the beginning with the team from Maurizio and David to have a look and to search for new challenging routes. I was part also in charge of the selection of the 2018 courses for the World Championships in Innsbruck, also in Tokyo for the Olympic Games. That's why I have now a little bit of experience in finding good routes, and yeah, I'm sure that we have found very good routes also for the 22 edition. Will be a challenging race and for sure a big spectacular. Allora, io di solito, grazie Thomas, io di solito preferisco aspettare appunto la risposta senza accavallare le voci nella traduzione. Comunque, riassumendo quello che ha detto Thomas Fjellreger, sì, è stata proprio una scelta ben precisa quella di, nonostante ci siano grandissime montagne che tante volte sono state anche percorse, per esempio diceva dal Giro d'Italia, è proprio una sfida vera e propria quella di andare a far conoscere in tutti i sensi un nuovo territorio, andando a cercare anche delle nuove salite. Lui ha una discreta esperienza in questo perché ricordava che è stato impegnato appunto nella realizzazione del progetto mondiale a Innsbruck 2018, così come è stato impegnato anche nella realizzazione del progetto olimpico quest'anno per Tokyo, dunque è sicuro di aver fatto un buon lavoro. Tra poco lo andremo a scoprire. Io qualcosa già ho visto, poi avremo anche un collaboratore di eccezione che ci illustrerà meglio tappa per tappa, e vi garantisco che sì, sono d'accordo già da adesso, ha fatto anche quest'anno un gran bel lavoro per quanto riguarda l'aspetto tecnico, appunto per andare a disegnare i nuovi percorsi del Tour of the Alps 2022. Si chiude questo 2021 che per il Trentino è stato da un punto di vista sportivo magico, no? Possiamo dire, basta pensare anche fra i tanti appuntamenti che hanno animato questo 2021 il campionato europeo appunto di Trento con la vittoria, parlando sempre di ciclismo, con la vittoria appunto di Sonny Colbrelli. Però ad aprire la strada è stato proprio il Tour of the Alps, in un anno molto particolare perché è stato anche per noi, anche per voi, anche per il ciclismo, l'anno della ripartenza dopo l'emergenza che speriamo superata una volta per tutte, l'emergenza pandemica. Ecco, che significato ha avuto e che significato potenzialmente potrà avere ancora il Tour of the Alps? Sì, dobbiamo riconoscere al Tour of the Alps di quest'anno questo sforzo particolare. Ringrazio davvero Maurizio Evangelista con tutto lo staff, perché si sono dovuti far carico davvero di sperimentare anche tutta una serie di normative legate alle corse, legate alle squadre, legate alla gestione anche del percorso degli spettatori, che come dicevo prima è stato molto molto impegnativo, però credo che abbia avuto il merito di
far capire un po' a tutti che le cose si potevano fare, che quindi il tutto poteva prendere davvero il via, e sull'onda poi del Tour of the Alps, insomma, abbiamo visto concretizzarsi tanti altri appuntamenti, tanti eventi sportivi davvero di primissimo piano per quanto riguarda il Trentino, ma anche in Südtirol e anche il Tirolo. In particolare per noi è stata un'edizione del Giro d'Italia davvero splendida. Ancora una volta quanto avevamo sperimentato nella nostra corsa negli anni precedenti ha trovato poi nel Giro d'Italia, con questa salita alla Sega di Ala, no, una giornata meravigliosa. Devo testimoniare tra l'altro che poi durante tutta l'estate ciclisti magari un po' meno agguerriti sono riusciti e hanno voluto fare lo stesso percorso. Questo a testimoniare come queste corse possano poi aprire lo spazio anche a flussi turistici particolarmente importanti e particolarmente belli, e poi gli europei di ciclismo da un lato, i mondiali di mountain bike in Val di Sole. Non abbiamo ancora finito, perché il 12 dicembre sperimentiamo la Coppa del Mondo di ciclocross a Vermiglio in Val di Sole ancora, e quindi insomma è stata un'annata davvero all'insegna delle due ruote, che abbiamo portato poi al Festival dello Sport con tanti campioni insieme con tutti gli amici di Gazzetta. E quindi insomma ti testimonio ancora una volta come il Tour of the Alps sia stato l'elemento apripista, sperimentatore, sul quale poi abbiamo organizzato insieme a tanti altri amici tanti altri appuntamenti, e tutto questo ci ha permesso un'estate davvero della ripartenza. Abbiamo avuto un riscontro turistico molto molto importante in tutta l'Euroregione, e questo ha dato davvero un respiro nuovo a tutti i nostri operatori, e che adesso stanno aspettando con la giusta tensione la prossima stagione invernale. Un'ultima cosa, Andreas, mi scusi se la chiamo così. Allora, io credo che i testimonial migliori poi possono essere soprattutto i ciclisti, no? Perché piano piano sta crescendo, e è cresciuto tantissimo in questi anni il Tour of the Alps. Mi viene in mente quello che era successo all'inizio dell'avventura, per esempio, delle strade bianche a Siena. All'inizio c'era grande scetticismo, poi invece i corridori hanno capito la bellezza, stiamo parlando tutto di un altro contesto, della corsa senese, così come anno dopo anno stanno apprezzando sempre di più la bellezza del Tour of the Alps, andando anche a cogliere l'aspetto particolare della vostra accoglienza. Io credo che davvero il fatto che i corridori vogliano venire a fare il Tour of the Alps possono essere davvero loro i testimonial migliori per i vostri territori, no? Assolutamente, sono molto d'accordo, perché penso che questo sia anche il nostro punto di forza. Diciamo, i corridori, i testimonial naturalmente sono autentici, sono credibili, e sappiamo che apprezzano non solo la gara in sé, però anche il paesaggio, e di partire in pratica di varie zone. Piace quello che piace a loro, piacerà anche coloro che vedono dove corrono, come corrono e quando corrono, perché poi per noi è anche un punto di partenza come stagione. In pratica si vede che in un periodo normalmente non così gettonato ci si può anche fare qualcosa, e ci si può anche fare qualcosa in un paesaggio bellissimo, anche con diciamo un meteo a posto. Tra l'altro l'anno scorso, quest'anno meglio, siamo stati davvero fortunati con il meteo, perché insomma sì, qualche fiocco di neve sul Brennero, che fra l'altro è anche servito per aumentare un po' la tensione in cronaca, oddio si passa, non si passa, però in realtà hanno avuto 5 giorni bellissimi da un punto di vista meteo. Grazie allora, perché ci stiamo avvicinando adesso al momento per andare a scoprire le tappe di questa edizione 2022 del Tour of the Alps. Dunque ringrazio Maurizio Rossini, Grazie a te. Thomas Rohregger e Andreas Schurchenthaler. L'ho detto in maniera accettabile il nome? Accettabile, non... Perfetto, allora, perfetto mi sembra un po' eccessivo, però insomma accettabile. Via. Allora ci siamo, stiamo per andare a scoprire le tappe di questo Tour of the Alps 2022, però c'è qualcuno qua tra noi che già lo ha conosciuto bene, anzi diciamo di più, lo ha pedalato proprio il percorso del Tour of the Alps 2022, dunque ci darà una grandissima mano nell'illustrazione del percorso. Guardate un po'. Hi, I'm Bernie Eisel. Now we know the dates and the course of next year's Tour of the Alps. Get ready and join me to discover the route. Bernard Eisel, get ready, e noi siamo ready, Bernard, eccoci qua, pronti.
Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sei della concorrenza, quindi insomma Eurosport, commentatore tecnico di Eurosport, però insomma io mi metto a sedere, scusa. Come qui, abbiamo 3 regioni, anche noi possiamo fare d'accordo, Eurosport. Sì, ma assolutamente, ma poi andiamo d'accordo sempre. Però ho scoperto che tu non l'hai mai fatto dal corridore il Tour of the Alps, né il Giro del Trentino prima. No, perché ci sono salite. Okay. Non sono veramente un amico delle montagne, diciamo. Però per gli altri, per i capitani, hai fatto molta fatica anche in salita. Sì, quindi, certamente. insomma. Ma devo dire anche di fare le 5 tappe in bici mi ha portato anche la voglia di fare, diciamo, un po' di più, più uscite in bici nel 2022. Non mi dire che le hai fatte tutte le tappe, perché non ci credo. Perché io ho fatto per tanti anni le ricognizioni con Davide Cassani e ti garantisco che tutta la tappa non la faceva neanche Davide, però sicuramente adesso ci puoi aiutare a capire meglio il percorso di questo Tour of the Alps 2022. Ecco, la tua prima impressione qual è? La prima impressione che, come hai detto, sono i posti, i luoghi meravigliosi di tutte e 3 regioni. Partire da Claes e finire a Lienz, passiamo al Alto Adige e sul Tirol e veramente sono tappe dure ma non durissime. Il posto più alto che vediamo dopo, un po' sotto 2000 metri, ma le tappe sono impegnative ma veramente bellissimo a fare. Sono luoghi dove veramente per ogni corridore porta qualcosa, una possibilità di vincere. Certamente deve essere un certo scalatore, ma non il scalatore puro per vincere questa tappa, perché ci sono le tappe che è difficile anche controllarsi e di andare in fuga, certo. Così apre la corsa per tanti, diciamo. Ecco Thomas, Berni, considerando che hai smesso da pochissimi anni, no? Quindi fino a pochissimi anni fa eri in gruppo, io continuo a battere su questo tasto perché secondo me è molto importante di quanto i corridori amino percorsi del genere. Sbaglio o è così davvero? Certamente è così. Ho sentito che il Tour of the Alps è ancora una corsa di preparazione per il Giro. Con quello non sono d'accordo, diciamo 20-30%, perché per me il Tour of the Alps è veramente una corsa stand-alone, che possiamo mettere a una parte perché parliamo anche sopra il UCI, vediamo lì Pro Series, sopra certo. C'è solo il World Tour. Certo. Sono i punti, l'importanza è per tutti i corridori, per tutte le squadre è enorme e così per me è anche una corsa dove i corridori vengono, perché parliamo del Südtirolo, del Trentino e anche del Tirolo, l'asfalto è molto meglio e l'alberghi turismo è un altro livello, così certamente anche come preparazione e già dove i corridori certo. C'è la possibilità di fare una corsa in Belgio o fare il Tour of the Alps prima il Giro del Trentino. O certamente finire il Tour of the Alps e poi andare a fare la Liegi magari. Sì, alzano sicuramente le mani. E poi hai fatto bene a sottolineare un'altra cosa, secondo me, che credo, oltre ad essere riduttivo, sarebbe anche un errore considerare il Tour of the Alps solo ed esclusivamente come una gara in preparazione del Giro d'Italia. È anche una gara in preparazione del Giro d'Italia, però ecco, anno dopo anno sta acquisendo anche proprio come corsa a sé un'importanza sempre maggiore e, come ho detto in apertura, credo lo dimostrino i nomi dei corridori che non hanno vinto il Tour of the Alps. Sì, per me è veramente una corsa importante per il corridore, perché anche se vince una tappa è già per il futuro un corridore giovane e anche per quelli di esperienza. Inizia l'anno, ti dà la motivazione anche per il resto e parliamo anche dei punti, perché sono tanti punti certo. A prendere per il corridore e anche per la squadra per rimanere nel World Tour o anche l'invitazione delle altre corse. Ma te non hai neanche un foglio, sai tutto? Vuoi ti presti qualcosa? No. Sai tutto? Beh, sai tutto. Lavoro per il TV, no? Cioè, sì. Teoricamente anch'io, però.
Allora, è il momento di andarla a scoprire finalmente questo Tour of the Alps 2022. Partenza dal Trentino, dunque praticamente dove c'era stato il gran finale dell'anno scorso, quest'anno si riparte. L'anno scorso il gran finale a Riva del Garda e quest'anno si riparte da Cles. Operazioni preliminari, presentazione delle squadre, poi il 18 di aprile la prima tappa da Cles a Primiero, San Martino di Castrozza, tutta in Trentino. Andiamola a scoprire insieme. E qua partiamo subito con la tappa più lunga di questo Tour of the Alps, 159 km. Come detto, la partenza da Cles. Un attimo Berni, prima di entrare nel dettaglio, stiamo vedendo ancora anche l'aspetto altimetrico della tappa, perché Cles, chiaramente terra, siamo nella patria dello storico trofeo Melinda, terra di grandi campioni anche per il ciclismo, ovviamente pensiamo a Gianni Moscon che l'anno scorso ha vinto 2 tappe al Tour of the Alps, pensiamo a Letizia Paternoster che è uno dei gioielli della nostra nazionale femminile, fresca vincitrice del mondiale su pista nell'eliminazione a Roubaix, però non me ne vogliano gli altri, ma se ciclisticamente parlando parli di Cles, pensi subito a Maurizio Fondriest, mondiale a Rennes nel 1988, e allora vediamo anche il videomessaggio di Maurizio Fondriest. Buongiorno a tutti, mi dispiace di non essere con voi in platea per la presentazione del Tour of the Alps 2022, ma sarò là col cuore perché la partenza quest'anno sarà dalla mia città natale Cles in Val di Non, e quindi sono molto orgoglioso di vedere una grande partenza di questa gara che è cresciuta negli anni. È una gara in preparazione del Giro d'Italia, perché le tappe sono impegnative, non tutte, però tutti i corridori adesso che puntano a far bene al Giro d'Italia o a vincere il Giro d'Italia vogliono venire al Tour of the Alps per preparare questa grande corsa. Sarò presente a Cles per la partenza e per tutto il Tour of the Alps. Buona giornata, buona visione di questo magnifico percorso. Grazie anche a Maurizio Fondriest. E allora si parte con questa tappa, Berni, che secondo me è molto difficile da interpretare, perché è la classica tappa mossa, non durissima. E certamente anche la partenza, sono 40 km quasi in discesa, alta velocità. Quando si parte, dopo c'è la tratvolante, mi sembra a Pergine, ma prima c'è anche un strappo da fare quando si esce dal paese. È già impegnativa lì, e come di solito il primo giorno chi controlla, chi veramente mette subito i corridori a tirare, perché rimangono ancora 4 tappe dure, e anche parliamo dell'inizio dell'anno. Meteo può essere anche una possibilità che quando c'è grande sole ognuno vuole andare a correre, quando piove fa un po' freddo, speriamo di no, perché è troppo bello quando si parte dalla Cles, hai parlato di Melinda, è troppo bella la tappa. E dopo c'è anche il Procon, che è una salita pedalabile. Secondo me lì il gruppo, il peloton può guadagnare di tempo indicativi. E dopo c'è ancora il strappo finale o il circuito finale con un strappo che per me è perfetto. Mancano, mi sembra, 3 km, se mi ricordo bene, 3 km all'arrivo. Se uno parte lì è difficile riprendere. Perfetto per un colpo di mano. Sì, quello, e anche la discesa, sono 2 curve e
550 metri. Senti, curiosità personale, 3 secondi perché secondo me siamo già in ritardo. Sì. Ma da corridore eri uno che amava il maltempo oppure no? Cioè quando ti svegliavi la mattina, aprivi la finestra, vedevi la pioggia? No, mai. Tornavi a letto subito? Sì, Non sì. c'eri, no? Okay. Non eri come Colbrelli, insomma? No, sicuramente No. no. No, perché no, è un po' strano. Beh. Seconda tappa, allora il gruppo lascia il Trentino e fa rotta verso l'Alto Adige con però 3 passi in questa tappa che sono Rolle, Mendola e Palade per un totale di 3.200 metri di dislivello complessivo. Vediamo, tappa numero 2. Ed eccoci qua, allora il Rolle subito in partenza, poi nella seconda parte, lo vediamo bene qua come sempre dall'aspetto altimetrico della giornata, nel finale c'è questa accoppiata, Mendola con Palade, l'ultimo scollinamento a circa 25 km dal traguardo, che tappa potremo aspettarci? Certamente i corridori sul Rulli alla partenza, perché di partire a Passarolle subito, certamente la salita è pedalabile, ma vedo i corridori che non dormono troppo bene prima di questa tappa perché è durissima, ma certamente manca ancora tanto dopo, perché anche la discesa del Passarolle è pedalabile, non c'è una grande difficoltà. Dopo si finisce al Caldero Caltan, si passa il lago e dopo comincia il Mendelpass, Passo Mendola, che è già per me una salita che ho quasi pensato di fare tutta la salita perché è troppo bella, e anche la discesa e il Palade non si sente perché e dopo manca solo la discesa. Ecco, a proposito, l'ultima discesa com'è? Una discesa tecnica, si può provare a fare la differenza? Si può, ma solo la seconda parte, diciamo, un po' più tecnica, se no è una strada larga e tutti hanno tutte le informazioni, così non vedo una grande... sì, una discesa pericola o qualcosa, perché hanno tutte le informazioni anche sulla bici, e dopo si arriva all'Ana, non si passa all'arrivo, ma manca un circuito di 10 km. È un bell'arrivo anche, i corridori devono... Che tende un po' in su, giusto? In su, e non si vede la linea d'arrivo fino a 200 metri, anche se uno parte un po' prima. Certo, rischi di sbagliare il tempo per il traguardo. Tappa numero 3, questo è un percorso tutto alto atesino, dall'Ana a Villabassa, con questo finale molto interessante, soprattutto la scalata proprio nella seconda parte di una delle grandi salite del nostro ciclismo, vale a dire il Passo Furcia. Vediamo.
Allora, i chilometri sono 149, i metri di dislivello complessivo di giornata sono 2900, però nella classificazione delle varie tappe questa ha un coefficiente da 4 stellette. La differenza la fa il Furcia nel finale, no? Immagino. Sì, certamente, e anche per me per me è la Queen Stage, perché la tappa inizia già, diciamo, di diversi gruppi che si formano e dopo chi controlla la corsa, ma di avere anche i corridori, compagni di squadra che vanno in fuga, e già sul terreno si può provare anche qualcosa del gruppo, perché già là è un corridore davanti che ti può aiutare. Certo. E dopo c'è il Furcia, che è una salita, per me, forse la salita più dura della corsa, e anche la discesa, che per me è la prima volta che anche la discesa può fare la differenza. Si vede tutte le curve, ma è molto più tecnica come il resto che abbiamo visto, e dopo si va leggermente su anche verso Niederdorf. Quindi ecco, anche pensando alla discesa dal Furcia, importante il fatto di conoscerla. Certamente, chi conosce bene la discesa o ce l'ha tutte le informazioni può fare la differenza, e anche è un po' coperto, speriamo che fa bello come di solito. E no, ma per me era una sorpresa questa discesa, anche che è veramente tecnica. E allora mercoledì 20 aprile cerchiamola in rosso questa data, perché secondo Bernard Reisel potrebbe essere appunto la Queen Stage, la tappa regina di questa edizione 2022 del Tour of the Alps. Si va alla tappa numero 4 e ci spostiamo adesso in Tirolo, perché l'arrivo in salita di questo Tour of the Alps, siamo ai margini praticamente del Grossglockner, sulle pendici iniziali di questa salita, la montagna più alta dell'Austria, il Grossglockner. Si parte dall'Alto Adige, ancora da Villabassa, e c'è anche un piccolo sconfinamento in Carinzia. Vediamo il percorso della giornata numero 4 del Tour of the Alps. Chilometri 142, metri di dislivello 2400 per questa quarta frazione, anche in questo caso coefficiente di difficoltà 4 stellette, possiamo dire che siamo sulle strade di casa tua, no? Quindi le conosci alla perfezione. Cosa succede? Com'è la classifica dopo questa tappa? Secondo me la classifica si fa il giorno prima, e per me la prima possibilità per la fuga, che arriva veramente un gruppo, e anche un po' una sorpresa dietro, perché quando vediamo il Kartische Sattel, quando si entra nell'Austria Siljan, si passa Siljan, la prima salita è pedalabile, ma dopo c'è tutto il Lesachtel, il Gelta. Per me è un grande disastro lì, davanti e dietro, perché la strada non c'è neanche un metro di strada dritta, o si va giù, su, e curve sinistra e destra. Io ho fatto in macchina, anche al volante non vai più a 30 all'ora, e in corsa è veramente un percorso tecnica che secondo me fa la differenza in corsa. E dopo certamente è anche l'unico l'arrivo in montagna, perché il Karlsruhe Grossglockner non è una grande salita, ma
Possiamo dire all'inizio della salita, quella vera del Grossglockner. Sì, no? parliamo di 10% i primi 3 km, dopo si spiana un po', c'è ancora un pezzo di 2-3 km a 10% e l'ultimo chilometro che si va in su. È bellissimo anche lì, come tutte le tappe. Certo. Per come hai detto te, Rosso forse la tappa 3, ma è importante di guardare tutte le tappe anche per una punta turistica. Certo, potrebbe essere giornata questa, come si dice, la doppia corsa. I fuggitivi per la vittoria di tappa e dietro per la classifica generale. Sì, mi per sembra me, di capire. Sì, qua tappa 4 può essere 2 corse e anche, che vediamo adesso, la quarta 5 che è sì. un'altra. Infatti, anche la tappa numero 5, 116 km, fra l'altro questa sarà l'unica giornata con un trasferimento molto ma molto limitato, perché parliamo di 25-30 km per andare alla partenza da Lienz. A Lienz è previsto anche l'arrivo della quinta frazione, perché questo è un altro dei motivi per cui i corridori amano il Tour of the Alps, perché praticamente quest'anno sono stati azzerati o quasi i trasferimenti, vale a dire si riparte sempre, a parte il caso di questa quinta frazione, da dove siamo arrivati il giorno precedente, e non è cosa da poco per i corridori evitare i trasferimenti. Dunque, finita la tappa, finita le varie procedure protocollari, per esempio per i leader delle varie maglie, andare subito in albergo. Perfetto, anche per tutto il staff, come avete, appunto. perché è più per il staff che sono Certo. gli alberghi, e tutti gli alberghi conoscono già il procedere di avere le squadre, così per diciamo tutto il staff che volentieri alzano anche la mano per fare il Tour of the Alps. Perché un paio d'ore al giorno di lavoro le guadagnano senza dubbio, e di conseguenza un paio di ore di riposo in più. Quinta tappa, partenza e arrivo a Lienz. Aprile, ultimo giorno di gara dunque del Tour of the Alps 2022, la tappa anche più breve, 116 km, Lienz che comunque è già entrata nella storia del ciclismo non solo austriaco e tirolese, sede di tappa anche al Giro d'Italia. Secondo me questa è tappa da fuga, però aspetto la tua conferma. Sì, è possibile. Fuga di qualità, Fuga di qualità, forse anche quelli con la maglia verde, perché la tappa è veramente, per me, forse la tappa più dura, perché è così breve, e anche fanno il ban perché vediamo lì la prima salita che fanno 2 volte, da due parti. 2 versanti. E neanche una, forse nel libro della corsa è scritto che la seconda volta è meno dura, percentuale, ma i primi 3 km della salita hanno 12% così, e è veramente durissima. Anche la Tratvolante Andras è una salita, e manca ancora l'ultimo strappo, il Stronach, che ho parlato anche con Franz Toel, che è del turismo, chef del turismo di Lienz. Lui quando hanno chiesto di fare questa salita, lui ha detto sì, ma c'è solo una strada sterrata. Anche lui non sapeva che c'è l'asfalto, e diciamo l'asfalto c'è, ma molto ripida. e mancano 5 km di discesa e 5 in pianura. E secondo me un finale in crescendo di questa tappa è bellissimo ancora. Ecco Berni, una curiosità, ma in questi 5 giorni durante i quali hai pedalato sulle strade del Tour of the Alps, hai scoperto delle salite che mai avevi fatto prima? Sì, certamente.
conosco tutte le zone un po', ma per me era anche bello di vedere tutto. Ho fatto adesso in autunno, anche il cambio di luce è molto diverso, e gli alberi sono molto diversi. Di fare queste salite, un punto turistico, anche io neanche ciclo sportivo adesso perché esco quasi mai in bici, ma era un grande con grande invidia, non si direbbe. Ma era un grande piacere di fare nuove salite, nuove strade, e anche di passare non tutti i luoghi che sono conosciuti dal punto turistico, anche che sono un po' forse, senza offendersi, ma in seconda fila, ma è bellissimo. Tutte le zone, tutte le regioni che ho passato era eccezionale e un grande piacere. Benissimo. Grazie a Bernie Eisel. Poi io spero di rivederti anche in questi 5 giorni al Tour of the Alps. Almeno mi spieghi un po' di cose per bene, anche un po' di pronunce, perché hai detto dei nomi che non sapevo neanche che esistessero, quindi detti in maniera corretta. Io vorrei adesso ascoltare, se sei interessato anche Bernie, perché ho visto qua in sala per esempio Giuseppe Martinelli, Alberto Volpi, un primo vostro commento, poi chiaramente ci sarà da studiare per bene il percorso, però ecco, Beppe Martinelli, la prima valutazione su questo percorso del Tour of the Alps. Ma sai, il Tour des Alpes è sempre stata una tappa, cioè una corsa per la preparazione al Giro. Noi lo facciamo volentieri, ma non perché, come abbiamo detto tutti, è solo per il Giro, perché chi vince lì normalmente è considerato anche un papabile vincitore del Giro d'Italia. Gli ultimi anni ancora di più, perché molti arrivano proprio per vincere questa corsa e per essere protagonisti al Giro. È una corsa interessante, dura, tappe abbastanza corte dove sicuramente ci sarà battaglia dalla partenza all'arrivo. Sono un po' d'accordo con chi è andato a vederla, perché secondo il mio punto di vista le fughe saranno da contenere da subito, perché lasciare andare via una fuga su una corsa di 140-150 km non è facile andarla a prendere, cioè verrà avere una squadra molto forte. Tutte le squadre arrivano con le squadre, cioè con i migliori corridori, perché manca poco al Giro. Vedremo una corsa molto bella e interessante. Grazie, grazie a Giuseppe Martinelli, Astana. Alberto Volpi, l'anno scorso fece un numero clamoroso in discesa a Peio Bilbao, Bahrain Victorious. Buongiorno La a tua tutti. valutazione sul percorso di quest'anno, dell'anno Diciamo che il Tour des Alpes ci sorprende sempre in positivo. Maurizio e la sua organizzazione riesce sempre a mettere in campo un percorso di altissimo profilo. Quest'anno mi sembra anche un po' più duro dell'anno scorso, per cui vedremo all'opera i migliori corridori che andranno a affrontare il Giro d'Italia. Credo che sarà un'occasione unica per rifinire la preparazione, ma come diceva Eisel, credo che i corridori debbano onorarlo, al di là della preparazione che è in vista del Giro d'Italia. Vengono per vincere, perché tutte le corse sono di altissimo livello, per cui onorare il Tour des Alpes significa andare con le idee chiare per vincerlo. Grazie, grazie Alberto Volpi. Signor Moser, qua abbiamo parlato di grandi del ciclismo, l'applauso ci sta tutto. Buongiorno a tutti. Francesco, primo commento? Questo fatto che ci siano tutte tappe brevi, forse per il Giro bisognerebbe fare anche qualche distanza, ma comunque i corridori comunque si allenano, perché oggi si finiscono in allenamento tanti, perché cominciano già adesso a allenarsi per l'anno prossimo. Noi l'inverno facevamo riposo, invece adesso i corridori cominciano gli allenamenti ben prima di Natale, insomma. No, il percorso è interessante, ci fanno salite che sono state percorse altre volte, a parte qualche piccolo strappo. E poi la corsa la fa sempre i corridori. Se attaccano sul rolle subito, per dire, può essere una tappa difficile anche quella, anche se magari non sarà così. Arriveremo ai Grossglockner, ma non è il vero Grossglockner, perché quando l'hanno fatto anche col Giro, insomma, un po' di danni l'ha fatti. Direi che il fatto di fare questa corsa nelle tre
province e regioni delle Alpi sia stata una bella cosa. Franz è stato uno dei promotori di questa formula e credo che col tempo, insomma, si affermerà sempre di più. Grazie Francesco, una rapidissima battuta io la vorrei anche, adesso non lo vedo, Riccardo Magrini, c'è sempre Riccardo? Eccolo là, ciao Riccardo. Eurosport, se adesso... Come? È del coraggio però, perché No, ma io ti mettiamo nel mezzo, io e Berni, ma ormai è un lavorone. C'è Eisel, ma chi? Quello di Eurosport? Certo. Ormai non mi potevo tirare più indietro, a questo punto c'è anche Riccardo Magrini. Buongiorno a tutti. No, io toscano come me, quindi insomma siamo... Con Francesco Riccardo, lo sai che se dovessimo farlo, te come Eurosport, io come Rai, dovremmo metterci a studiare molto tempo prima per la pronuncia dei nomi. Ho visto che non è facile, io poi figurati, io li chiamo tutti per nome, Andreas per esempio mi viene bene, il nome Thaler in finale poteva essere buono. No, due parole, c'è poco da dire, la filosofia che è stata messa in atto nell'ultimo periodo riguardando un po' le stesse organizzazioni, perché anche l'Europeo era una corsa breve, però è stato spettacolare. Lo scorso anno è stato un bellissimo spettacolo e credo che vinca l'articolo quinto poi fondamentalmente, perché chi ha i soldi ha vinto, cioè qui ci sono delle strade bellissime, degli alberghi bellissimi, un'ospitalità fantastica e quindi è chiaro che i corridori poi danno anche spettacolo perché sono messi nella condizione di poter fare il lavoro nella maniera giusta, i percorsi non si discutono, sono bellissimi, i posti sono magnifici, quindi Trentino, Tirolo e Sud Tirolo sono posti veramente da visitare e credo che questa sia la formula vincente per questo Tour of the Alps che è vero sì, ha preso, però è un misto, secondo me hanno mischiato il vecchio col moderno, perché il vecchio per esempio è non fare i trasferimenti e quindi è una miglioria soprattutto dal lato anche riposo dei corridori, dello staff è stato detto, e il nuovo con questi percorsi brillanti, duri, non da prendere sotto gamba, perché anche la tappa di Lienz, cioè, sì. Bernard ha detto sì, è la terza è la regina, però anche la tappa di Lienz non mi sembra tanto leggera e quando poi dopo, siccome è breve ci sarà grande battaglia, certo. Ma soprattutto sarà un grande spettacolo anche per noi che lo racconteremo. Io spero di venire a fianco a te, però sai, noi Eurosport ci mandiamo i numeri uno, lui è là, noi invece a Cologno, vabbè, comunque. Grazie. Però ti auguro davvero di poterlo fare seguendolo, perché io l'ho fatto l'anno scorso per la prima volta e devo dire sono rimasto favorevolmente colpito dalla bellezza del percorso, dei posti e dall'organizzazione. Grazie Berni. Ci vediamo presto, grazie. Allora adesso invece io vorrei, anche per chiudere questa mattinata, vorrei qua sul palco chi il Tour of the Alps, prima Giro del Trentino, lo ha visto nascere, poi lo ha visto crescere e chi ha raccolto, diciamo, questa eredità nella gestione organizzativa appunto della corsa. E allora Giacomo Santini, ed è con grandissimo piacere ed anche, lui lo sa, con un pizzico di emozione che lo chiamo, e Maurizio Evangelista. Grazie, buongiorno. Allora, uno dei grandissimi della RAI, poi per tanti anni in Parlamento europeo, senatore della Repubblica, Giacomo Santini. Prima però, perché in effetti avevo saltato... Chiedo venia, maestro. Ho saltato un video. E che video? Il saluto del nuovo commissario tecnico Daniele Bennati, che ha vinto anche una tappa al Giro del Trentino. Secondo me, come Eisel, non sarebbe stato, conoscendo le sue caratteristiche corridore, non sarebbe stato particolarmente contento di questo percorso. Ma adesso ha un altro ruolo, CT. Vediamolo, Bennati. Ciao a tutti.
Ci tenevo in modo particolare ad essere presente alla presentazione del prossimo Tour of the Alps, però in questi giorni sono veramente giorni, come potete immaginare, molto impegnativi per me dopo la nomina di commissario tecnico alla nazionale di ciclismo su strada. Tour of the Alps chiaramente è una gara che è molto ben impressa nella mia mente, perché da corridore ho dei buoni ricordi, ho vinto anche una tappa, benché non fosse una gara molto adatta alle mie caratteristiche, però è una gara molto importante, che ha sempre visto prevalere corridori molto importanti che poi hanno fatto la storia del ciclismo, per cui l'appuntamento per quanto mi riguarda è sicuramente sulle strade del Tour of the Alps, perché la nazionale italiana, come in questi ultimi anni, ha sempre previsto una sua selezione, per cui in bocca al lupo a tutti gli organizzatori, e che sia di buon auspicio questo messaggio per far sì che questa gara continui nella sua lunga storia, per cui un grosso in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima edizione del Tour of the Alps. Ciao! Il nostro nuovo CT, la Pantera, Daniele Bennati, grandi nome, diceva Bennati, in effetti è incredibile scorrendo l'Albo d'Oro, soprattutto nella fase a cavallo tra il passaggio tra il Giro del Trentino e il Tour of the Alps, perché troviamo nell'ordine Nibali, Evans, Richie Porte, Landa, Thomas, Pinot, Sivakov, Yates. Presidente del GS Altogarda, Giacomo Santino, una bellissima storia che continua già con le premesse che abbiamo scoperto oggi. Grazie, ma prima di parlare della storia dell'attuale Tour of the Alps vorrei salutare tutti gli ex corridori, li ho sentiti con un po' di tenerezza, perché io li ho visti pedalare tutti per anni. Magrini, dove sei? Magrini, Volpi, Martinelli, chiaramente anche Moser. Vederli oggi così nel ruolo di saggi mi fa un po' impressione. Anche se vedo che nel mondo dei telecronisti non è passata la moda di bisticciare un po', di punzecchiarsi un pochino. No, ma fa bene, no, fa bene. sì. Come disse il mio grande maestro Sergio Zavoli, quando qualcuno gli fece osservare che a livello di telecronisti in Rai c'era un pochino, qualche scintilla, disse: ma se è la competizione più interessante di questo giro, quella dei telecronisti. A volte il giro, appunto, quando la corsa langue, chi sa raccontarla bene può renderla anche interessante. Non languirà, come è stato detto da molti, mai il Tour of the Alps per questa formula che abbiamo adottato, non per caso, di tappe brevi ma nervose, cariche di proposte tecniche. Tu hai detto prima coloro che hanno visto nascere, io posso dire, invecchiando si diventa un po' difficili nei termini. No, io l'ho fatta nascere questa corsa quando nel 1979 Di Rocco, allora segretario generale della Federazione Ciclistica, mi mollò questo mattone perché io lo tormentavo tutte le volte. L'ho già raccontata questa storia, ma ci sono persone nuove che devono saperla. Io dicevo, ma facevo tutte le gare per la RAI del calendario nazionale e internazionale, ma dico, io mi tocca fare tutte queste gare in regioni dove non c'è un corridore professionista. Io sto in Trentino, c'era tutta la saga dei Moser. Non posso andare troppo oltre perché era il 1973-74 quando io incominciai e non abbiamo una corsa regionale. Nel 79 mi disse: guarda, è saltato il Giro di Sardegna, vuoi fare il Giro del Trentino? Ma io dico, io faccio il radiotelecronista, vedo se lassù c'è qualcuno che può accettare questa sfida. E trovai il gruppo sportivo Altogarda, di cui fui fatto subito con grande generosità presidente onorario. Oggi sono presidente effettivo da qualche anno e voglio salutare con me lo staff del gruppo sportivo Altogarda, quello storico, anche se parlando di una signora non è bello dire questo, ma dal 1979 c'era e come la vicepresidente Lina Ioppi, che oggi compie gli anni. Auguri Lina. Allora, bellissimo compleanno. Sì. Anzi, grazie di essere venuta qui oggi. Con lei Laura Ioppi, nostra amministratrice delegata del Giro. E in effetti poi quando ci fu il passaggio dal Giro del Trentino, dopo la 40esima edizione, ci fu l'idea di modernizzare un po' tutto. E quindi la delega a Maurizio Evangelista
del ruolo di general manager dopo quello occupato da molti anni di responsabile della comunicazione. Chiaramente noi siamo rimasti, ma come avete detto e notato, il ciclismo si è evoluto in maniera rapidissima in questi ultimi anni e quindi anche chi come me per 20 anni vi era stato all'interno si trova scoperto su molte manifestazioni. Una su tutte, guardo negli occhi Maurizio Evangelista perché è qui, ma potrei guardare anche Andreas Tschurchenthaler, non è difficile da dire, Tschurchenthaler, ma poi anche Thomas Rohregger, 3 rappresentanti di enti territoriali che sono i grandi protagonisti di questa presentazione e lo sono da anni e lo saranno anche quest'anno durante la corsa. Cosa è successo? Io da vecchio giornalista un po' sempre peppato dicevo ma per la miseria è scomparso il ciclismo ed è arrivato il turismo. E in realtà è un'evoluzione, caro Pier, guardo anche te negli occhi che sei un grande analista di questi eventi, che c'è stata. Se vi ricordate, voi antichi come me, il ciclismo una volta era sostenuto dai cosiddetti sponsor di settore. Chiedo a voi, ma dove sono finiti i costruttori di biciclette, i costruttori di magliette, di accessori, eccetera, eccetera? Dove sono? Oggi sono un 10% sì e no della squadra degli sponsor di tutte le corse e ci sono, per fortuna, sono subentrati questi nuovi sponsor, gli sponsor territoriali. Certamente l'aspetto turistico promozionale, come avete sentito, è la base di tutto, ma io vi dico proprio da uno che c'è dentro con diversi ruoli da tanti anni, meno male che questa evoluzione vi è stata, perché altrimenti il ciclismo sarebbe diventato sicuramente uno sport minore, non dico di serie B, ma non avrebbe avuto di certo il peso che ha oggi, perché questa poi evoluzione c'è stata all'interno delle squadre. Non ci sono più sponsor tecnici o pochi, ma sono subentrate le multinazionali. Ora anche nell'organizzazione c'è questo tipo di presenza, per non dire nelle grandi federazioni, anche quella internazionale. Luci, ormai il ciclismo è un aggettivo che viene inevitabilmente usato, ma c'è molta politica dentro, c'è molta economia, molta finanza. È il ciclismo che ci troviamo. E ognuno deve dire, vivendo il suo tempo, meno male che ce lo troviamo ancora. Grazie Giacomo, io spesso lo dico, ora una parentesi molto personale, che sento a volte la responsabilità del microfono che ho in mano. Quando mi capita di incontrare persone che davvero hanno fatto la storia del nostro mestiere, perché a me piace chiamarlo ancora mestiere, quello del giornalista, è una responsabilità che sento ancora più forte, perché è davvero un grandissimo Giacomo Santini. Il general manager del Tour of the Alps, Maurizio Evangelista, qual è il segreto di questa formula, Maurizio? Ovviamente sposo assolutamente l'analisi che il Presidente ha fatto, però vorrei anche aggiungere qualcosa. È vero, oggi il ciclismo è una macchina organizzativa molto impegnativa che richiede grandi risorse, anche perché non dimentichiamoci che c'è tra i tanti temi c'è quello della sicurezza, che peraltro per noi è una priorità assoluta, ma investire in sicurezza significa investire dei denari, quindi estendere i budget, perché proteggere i corridori, proteggere l'incolumità dei nostri protagonisti è una priorità e lo sarà ancora di più l'anno prossimo. Stiamo preparando un progetto safety che presenteremo successivamente proprio pensando a questo. Io sinceramente credo che il ruolo delle grandi aziende e del turismo in questo sport è vitale e noi ne siamo l'esempio più lampante. È anche vero che ci sono delle aziende ancora oggi che comprendono molto bene il valore del ciclismo e sono vicine alle organizzazioni, come cito oggi tra noi Michele Odorizzi e Andrea Federizzi, presidente e direttore marketing di Melinda, che sono con noi da tanti anni e tra l'altro siamo particolarmente contenti quest'anno di partire dalla Val di Non, la Valle delle Mele notoriamente. Così come ricordo René Timmermans di Vittoria, che anche l'anno prossimo e negli anni a seguire sarà con noi come azienda di settore per quello che riguarda
l'assistenza neutra in corsa. Quindi diciamo che c'è un mix, il ciclismo sicuramente sta cambiando. Uno decisamente più importante di me nel ciclismo, Alberto Contador, lo ha dichiarato pochi giorni fa: stiamo vivendo una stagione straordinaria. Questo è, per chi lo ha visto come me da diversi anni, questo è il più bel ciclismo che attualmente io abbia modo di ricordare. Anche perché è fatto di grandissimi campioni, spesso molto precoci. Qualcuno dice dureranno? Vedremo. Però intanto quello che ci danno giorno per giorno è qualcosa di veramente straordinario. Noi abbiamo sdoganato una formula nella quale io personalmente credevo profondamente, non sono entusiasta della fatica portata all'estremo limite a qualunque costo. Credo che in un evento come questo bisogna trovare un giusto bilanciamento e credo che noi lo abbiamo. Si è detto molto delle salite, di questo concentrato di salite sicuramente impegnative, aggiungerei la discesa. Per noi la discesa è un elemento che fa parte dello spettacolo, ha un ruolo fondamentale. L'anno scorso, ricorderai la tappa in Valle del Chiese, il finale fu realmente molto emozionante, e tutto questo sempre facendo scelte calibrate col nostro staff tecnico che oggi è qui in sala e che ringrazio, perché tenete conto che se questa corsa ha successo, se questa corsa ha fatto un salto di qualità, è perché dietro di me e con me c'è un gruppo di lavoro straordinario. Poi vorrei aggiungere quello che è il nostro rapporto con i territori, perché non è soltanto il fatto che noi abbiamo con noi questi 3 territori che ci sono vicini in ogni momento, in ogni tappa di questo percorso che dura ovviamente tutto l'anno, ma noi abbiamo poi un rapporto che ogni anno andiamo a costruire con le sedi di tappa, che è un rapporto che alla fine ci lascia una relazione umana. Non è soltanto facciamo la tappa, bye bye, grazie e arrivederci, non è così. E prova ne sia che tutte le sedi di tappa di queste 5 edizioni del Tour de Alps ci hanno chiesto di tornare. Un motivo ci sarà. Per cui chiudo, non mi annoio più, vorrei soltanto ricordare gli amici in sala delle sedi di tappa, perché ripeto, per noi sono dei compagni di viaggio e auspichiamo che, come tutti gli altri che li hanno preceduti, diventino dei nostri amici. Saluto quindi per Primiero San Martino di Castrozza il direttore dell'APT Manuel Corso, il presidente Antonio Stampanato e il più Antonella Brunet, vice sindaco, e Nicola Corona, referente PR. Per Claes saluto il presidente dell'APT Lorenzo Paoli, il vicepresidente Andrea Widman e con loro l'assessore Amanda Casula, il consigliere Francesca Endrizzi e il capo ufficio stampa Paolo Forno. Per l'ANA sono con noi il sindaco Harald Stauder e il consigliere Helmut Taber. Ci sono poi ovviamente già menzionati per tutta la parte Ostirol Franz Theurl e Astrid Pirker, che sono, ripeto, dei nostri amici di lunga data, e infine Villa Bassa, che non sono riusciti a raggiungerci ma sono idealmente con noi nella persona del vice sindaco Jofes Stranegger e del presidente dell'APT Hubert Trenker. Tant'è. Maurizio, l'anno scorso abbiamo detto 13, quest'anno 13 squadre World Tour, presto per anticipare qualcosa? È presto perché, come hanno detto i nostri amici ospiti delle squadre, le squadre stanno facendo i programmi, quindi noi ovviamente siamo in contatto con tutti loro. Quello che sappiamo è che anche l'anno prossimo faremo 22 squadre e posso abbastanza serenamente dire che più della metà saranno World Tour. Detto questo, prevediamo alla fine dell'anno, al massimo i primi giorni del 2022, di annunciare la lista delle squadre partecipanti. Perfetto. Grazie a Maurizio Evangelista. Carissimo maestro, Grazie. Siamo in ritardo, io lo sapevo che avremmo sforato, quindi ritardo per ritardo. Prima mi hai detto una cosa, prima dell'inizio della presentazione, secondo me molto interessante, perché hai detto tutti mi ricordano come giornalista, come radiotelecronista, e nessuno mi ricorda per quello che ho fatto invece nella mia attività pubblica al Parlamento europeo e poi al Senato della Repubblica. Fra l'altro, nei tuoi anni al Parlamento europeo ti sei occupato spesso anche, no, di dei rapporti transnazionali. Io credo che sia anche un bell'orgoglio per te a livello personale verificare la strada che ha preso adesso il Tour of the Alps, appunto nel segno della cooperazione fra
Alto Adige, Trentino e Tirolo. Ma, nel mese di ottobre, assieme a Maurizio Evangelista, siamo stati a Innsbruck a partecipare alla firma ufficiale del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. I 3 signori che ho citato prima erano i 3 firmatari, anzi c'era per Tirol Verbund il presidente. In quel momento io in effetti, da vecchio deputato europeo, vedevo realizzarsi concretamente un'utopia che si chiamava Interreg. Interreg la definivano in Europa non un programma ma una iniziativa comunitaria che veniva affidata a tutti i popoli che vivevano e vivono tuttora lungo le vecchie linee di confine. Avete presente le vecchie carte geografiche dell'Europa con le nazioni di diverso colore e quando i colori si toccavano lì c'erano i confini. Bene, Interreg, e quindi un programma dell'Unione Europea, ha insegnato e ha finanziato soprattutto le attività per insegnare a queste persone a smetterla di pizzicarsi, di farsi concorrenza, una volta anche di farsi le guerre, ma di trovare parole comuni per realizzare progetti di cooperazione. Con grande soddisfazione colgo l'occasione per ringraziarli tutti e 3 a Innsbruck l'altro giorno. E il Tour of the Alps è stato citato come modello, come esempio di realizzazione concreta di questa cooperazione transfrontaliera, perché poi Interreg ha lanciato l'iniziativa, ha dettato delle linee di comportamento e di impiego dei fondi, ma non tutti avevano le idee chiare su che cosa fare, come farlo, e ci sono stati anche casi, diciamo, di aborti di queste attività transfrontaliere. La nostra corsa, la nostra iniziativa Tour of the Alps, se riusciamo a mantenerla in questo equilibrio, prima come stuzzicavo un po', fra sport, ciclismo quindi, territori e esigenze di questi territori, di fare dello sport, del ciclismo un elemento di promozione di queste attività, beh, allora abbiamo indovinato perfettamente lo spirito di quel programma europeo. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie Luca, anche a Giacomo Santini. Siamo in chiusura, abbiamo scoperto come sarà la Tour of the Alps edizione numero 45, pensando anche all'eredità lasciata dal Giro del Trentino, l'edizione del 2022, e nelle ultime parole di Giacomo Santini abbiamo anche riscoperto una volta di più quelli che possono essere, anzi quelli che sono i valori del ciclismo, che come Giacomo Santini e tutti i grandi telecronisti della RAI, pensando alla storia della mia azienda, ci hanno insegnato in tutti questi anni che non è soltanto uno sport il ciclismo. 18-22 aprile 2022, segnatevi bene queste date da non perdere, il Tour of the Alps da seguire sulla RAI e su Eurosport chiaramente. A gennaio poi verranno, io mi fido di quello che ha detto Maurizio Evangelista, verranno svelati anche i nomi e dunque potremo anche cominciare a capire un po' quali potranno essere i corridori alla via. Verranno svelati i nomi delle formazioni che che parteciperanno al Tour of the Alps 2022. Grazie a tutti, 18-22 aprile.